Buonasera pubblico di telespettatori. Oggi rispondiamo a una domanda scottante, o forse dovrei dire grigliante. La carne fa bene, sì o no? E tu chi sei? Sono il presentatore. Ok, penso che tu abbia sbagliato studio. Devi andare allo studio B. Ah, ecco, infatti, non capivo. Mi scusi. Oh, nessun problema, arrivederci. Don, ehi, quella porta va sistemata. Comunque, dove eravamo? Ah sì, carne. Bistecca, pancetta, pollo fritto. Alcuni prodotti a base di carne fanno venire l'acquolina in bocca, ma sono davvero sani. Bene, premi il tasto iscriviti, attiva la campanella delle notifiche per unirti a noi sul lato positivo della vita e scopriamolo insieme. Bene, cominciamo dall'inizio. Prendiamo questo elefante e mettiamolo in una stanza. No, non dobbiamo mangiarcelo. Quello sta lì e basta. Beh, non possiamo negare che per poterci mangiare la carne devono essere uccisi degli animali, circa 200 milioni al giorno, per essere precisi. No. Non tu, gli altri animali. E allevare e nutrire tutti quegli animali richiede molta terra, acqua e risorse, e qui si scatena il vero caos sul nostro pianeta. Ma esperti di diverse start-up come Mosa Meat, Super Meat, Memphis Meats e Finless Foods stanno già provando a risolvere questo problema cercando di ricreare la carne in laboratorio. Questa potrebbe essere la soluzione perfetta per porre fine alla crudeltà sugli animali e ridurre il costo ambientale della produzione di carne. Solo il tempo potrà dirlo. In ogni caso, le pratiche utilizzate nell'allevamento e nella lavorazione della carne influenzano in modo significativo il prodotto finale e la risposta del nostro corpo. Ad esempio, l'industria della carne dà spesso ormoni al bestiame per far crescere gli animali più velocemente, perché sai, c'è una grande richiesta da soddisfare e profitti da realizzare. Tutte queste sostanze chimiche aggiuntive contribuiscono a una serie di sospetti problemi di salute, tra cui il cancro e la pubertà precoce nelle ragazze. A questi animali danno enormi quantità di progesterone, testosterone, estrogeni e altri ormoni naturali. Quindi quando consumi carne potresti assumere un cocktail di ormoni di cui il tuo organismo non ha bisogno. Un'altra possibile conseguenza del consumo di carne è l'infertilità. Dei ricercatori del Dipartimento di Nutrizione della Harvard School of Public Health hanno scoperto che la carne influisce negativamente sulla fertilità, sia negli uomini che nelle donne. Gli uomini che mantengono il consumo di carne lavorata a meno di 1,5 porzioni a settimana hanno una probabilità maggiore del 28% di fertilizzazione. Nelle donne mangiare una porzione di carne ogni giorno è stata collegata a un aumento del 32% del rischio di infertilità ovulatoria. Comunque, la sostituzione della carne con fagioli, piselli o tofu per le proteine ha dimostrato una percentuale migliore di fertilità. Svariate ricerche della Harvard School of Public Health hanno trovato un legame tra carne rossa e diabete di tipo 2. Secondo gli esperti alla base dello studio, 3,5 porzioni extra di carne rossa a settimana potrebbero aumentare del 50% le probabilità di sviluppare il diabete. Anche carni trasformate come hot dog e pancetta sono state associate a questo possibile rischio per la salute. Allo stesso tempo, la carne presenta anche una serie di benefici per la salute. Contiene proteine complesse e tantissimi amminoacidi, alcuni dei quali non possono essere prodotti dal nostro organismo. La carne è anche un'ottima fonte di vitamine del gruppo B, cruciali per la salute mentale, in quanto alleviano i sintomi e persino prevengono l'insonnia, la debolezza, la depressione e l'ansia, per citarne alcune. La carne è anche un must nell'alimentazione di chi voglia accumulare massa muscolare. Lo zinco aiuta a rafforzare i muscoli e il ferro non fa che raddoppiare l'effetto, combattendo la fatica nell'attività fisica. La carne rossa è anche molto nutriente. Contiene vitamine B3, B12, B6, ferro, zinco, selenio e molte altre sostanze utili che aiutano il tuo organismo a funzionare meglio. Gli esperti affermano che gli amminoacidi presenti nella carne rafforzano il sistema immunitario. Il fatto è che il tuo corpo ha bisogno di amminoacidi per creare con successo gli anticorpi che proteggono il tuo organismo da tutto ciò che ti fa ammalare, come virus e batteri. Quindi quando consumi carne fondamentalmente favorisci questo processo. La vitamina A della carne fa bene a ossa, denti e occhi. Gli acidi grassi omega 3 a loro volta sono essenziali per la salute della pelle e dei capelli. Proteggono la pelle dai pericolosi raggi UV e li nutrono.
Se stai cercando di perdere peso, dovresti dare un'occhiata più da vicino anche ai prodotti a base di carne. Numerosi studi, compresi quelli condotti dall'Università di Washington e dall'Università di Copenaghen in Danimarca, hanno confermato che le diete proteiche a base di carne contribuiscono a ridurre l'appetito e ad aumentare il metabolismo. Di conseguenza, perdi peso molto più velocemente di quanto ti aspetteresti. Certo, questo vale solo se ti impegni in una dieta sana che non include cibo spazzatura o zuccheri in eccesso. Ora, parlando di quanto la carne faccia bene o meno, la questione non è del tutto chiara. Se vuoi includere carne nella tua alimentazione o eliminarla completamente, questa è una scelta che riguarda te e il tuo organismo. Qualunque sia la decisione, ci sono ancora un paio di cose che devi sapere. Se stai dicendo di sì alla carne, prima assicurati che la carne non ti risponda, Devi seguire alcune regole di cottura per assicurarti che sia sana. La scelta migliore è carne fresca o prodotti a base di carne, che sono stati trattati con metodi rispettosi dell'ambiente. Non dimenticare che quando si cucina la carne ad alta temperatura si possono formare una serie di composti dannosi, come le ammine eterocicliche e gli idrocarburi policiclici aromatici. Ecco perché è meglio attenersi a metodi di cottura delicati come stufare e cuocere al vapore invece di grigliare e friggere. Per quanto riguarda la carne affumicata, non mangiare mai le parti bruciate. Puoi sempre eliminare i pezzi cattivi e mangiare il resto. E perché no, anche marinare la carne nel vino rosso, nel succo di limone o nell'olio d'oliva è un'ottima idea, poiché tutti questi prodotti sono estremamente efficaci nel ridurre al minimo le ammine eterocicliche. E anche se adori infinitamente la carne, non devi comunque esagerare. Il World Cancer Research Fund suggerisce di consumare meno di 500 grammi di carne a settimana, mentre il progetto Global Burden of Disease afferma che sia più salutare una quantità massima di 100 grammi. Dei giorni senza carne fanno anche bene perché aiutano il tuo organismo a ricaricarsi. Tuttavia, se hai deciso di eliminare la carne per un periodo o per sempre, devi valutare un piano di alimentazione diverso. Fai piccoli passi verso il tuo obiettivo per rendere la transizione più facile per il tuo organismo. Inizia aggiungendo più verdure ai tuoi pasti e riducendo lentamente la quantità di carne. Anche il consumo di prodotti di tipo carnoso, come funghi o melanzane, può aiutare. Amplia il tuo menù con piatti di altre cucine. Pasti vegetariani indiani, medio orientali o del sud-est asiatico con spezie ed erbe ti daranno una mano nella transizione. Inoltre, sono così deliziosi che la carne non ti mancherà nemmeno per un momento. Per prevenire eventuali carenze nutritive o vitaminiche, inserisci cibi sani nella tua nuova alimentazione. Frutta, bacche, verdure, uova, noci, semi, cereali, cioccolato fondente, oh mio Dio, o qualsiasi altra cosa che ti piace. Creare un menù sano è difficile solo all'inizio. Come molte cose nella vita, col tempo ci si abitua. Ma ricorda di consultare il medico prima di apportare modifiche importanti alla dieta. Solo un professionista può aiutarti lungo il percorso, monitorando la reazione del tuo corpo e assicurandoti che ciò che stai facendo non abbia effetti dannosi sulla tua salute e il tuo benessere. Ok, abbiamo finito con l'elefante. Grande, molte grazie. Ehi, e tu? Sei a favore o contro il consumo di carne? Diccelo nella sezione commenti, qui sotto. Non dimenticare di dare a questo video un mi piace, di condividerlo con i tuoi amici e di fare clic su iscriviti per rimanere nel lato positivo della vita.